universo il cui limite attuale risiedeva nelle hypercar, qualcosa sembra essere cambiato. No, niente roba elettrica, adesso vi spiego. Il limite di cui parlavo poco fa consisteva comunque in vetture realizzate dai migliori ingegneri di settore, da collaborazioni aeronautiche, nuovi materiali compositi, il meglio del meglio che l'automotive potesse offrire a costi ovviamente esorbitanti. Per citarne un paio, Ferrari la Ferrari, McLaren P1, fino alle più recenti Koenigsegg Gisco o Bugatti Chiron. Roba forte insomma, roba da milioni di euro, migliaia di cavalli con schede tecniche paurose. Oggi però è tempo di un nuovo termine, ultracar. Dopo il clamoroso quanto prevedibile flop della Devil 16, sedicente missile proveniente dagli Emirati Arabi con ben 5.000 cavalli, che ad oggi ancora non si è vista granché, arriva un nuovo progetto che punta a scombinare le migliori vetture che il mondo conosca. La SP Automotive, startup greca che prende il nome dal suo fondatore Spiros Panopoulos, promette di avere in canna il colpo dei colpi, la Greek Chaos. Prima ultracar appunto con la seguente scheda tecnica, 4000 V10 biturbo con due tagli di potenza, rispettivamente da 2000 e 3000 cavalli, capace di arrivare a quota 12.000 giri. 0 a 100 in 1.9 secondi, 0 a 300 in 7.9 secondi, coppia non dichiarata, teoricamente da qualche migliaio di Nm, cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti, trazione integrale per una velocità di punta stimata a 500 km/h. Se i dati rilasciati fanno paura, in attesa ovviamente di conferma una volta messa sull'asfalto, la progettazione e realizzazione stessa sono senza dubbio interessanti. Il telaio monoscocca è costruito in Zilon, mentre il 78% del corpo vettura è stampato in 3D, con processo rinominato anadiaplasi, in svariati materiali quali titanio, magnesio, fibra di carbonio e carbon Kevlar. Il motore è progettato e sviluppato internamente, cosa non da poco, con blocco motore in alluminio billet e in lega di magnesio stampato in 3D. Pistoni e bielle in titanio anch'essi stampati in 3D, albero a camme stampato in 3D, valvole in titanio e inconel scarico ovviamente stampato, oltre a una coppia di turbocompressori in fibra di carbonio, titanio, magnesio e composti ceramici. È semplicemente una rivoluzione. Le sospensioni sono a doppio braccio oscillante completamente indipendenti in titanio e magnesio. In termini di frenata, entrambe le varianti hanno dischi ventilati e forati in carboceramica da 482 mm all'anteriore e 442 mm al posteriore, con pinze freno stampate in 3D e mozzi rotore in titanio e magnesio Matrix composito, con cerchi da 21 e 22 pollici. Esteticamente aggressiva, sembra quasi un jet, con spigoli vivi e prese complesse su tutta la carrozzeria, pesca un po' qua un po' là nei design di alcune famose supercar. Il frontale è simile alla Ferrari Enzo o FXX, il retrotreno della Pininfarina Battista, abitacolo dalla Lamborghini Egoista e i gruppi ottici posteriori dalla Aston Martin Vulcan. SP Automotive ha dichiarato che la Greek Chaos avrà il miglior design aerodinamico mai applicato ad un'auto. Affermazione senza dubbio importante, visto che dai render alla realtà spesso c'è da sbatterci il naso. Oltre alla potenza, le due versioni disponibili differiscono anche per il peso. La versione Earth ferma la bilancia a 1388 kg, mentre la più potente Zero Gravity è più leggera con soli 1272 kg. Inutile dire quanto sia importante l'uso esteso di materiali innovativi stampati in 3D per raggiungere questi valori. Arriviamo a tiratura e costo. La prima ultracar al mondo punta ad una produzione di soli 15-20 esemplari annui per un massimo di 100 totali, con prezzi di partenza, sedetevi se siete in piedi, da 5,5 milioni di euro per l'entry level fino a, respiriamo a fondo, 12,4 milioni per la full optional da 3.000 cavalli. Ora, ok i materiali, ok l'innovazione, ok non averla fatta elettrica ed è già una conquista, ok tutto quanto, però dagli attuali già ottime hypercar realizzate da brand più che affermati a questa, insomma, ne passa. I dati teorici sono da capogiro, ok, ma una valutazione così alta è a mio parere eccessiva. Non discuto i costi di produzione
ed il valore sia dello studio sia dei materiali impiegati, ma parliamo di milioni su milioni. Sembra un gioco che non vale la candela, soprattutto se magari tra i cordoli dovesse prenderle da qualche cavallo di razza acquistabile a un cinquantesimo del prezzo.